prova a mettere il K2 qua attaccata all'apparecchiatura, perché il mio non reagisce. No, ok, vedi. No, non c'entra. No, dicevo che eravamo fermi là ed era fermo. A un certo punto ho chiesto: ti dispiace se siamo venuti qua e si è illuminato? Io penso che abbiamo piacere più che dispiacersi. Io penso, però da fermo, perché adesso è anche fermo. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Allora, innanzitutto partiamo con un grazie riferito alla nostra amica Dida del team Ombra ed Oltre. Iscrivetevi al suo canale che trovate in info box. E con Dida, in una freddissima serata invernale, siamo andati, anzi per la precisione, a San Valentino. È la notte di San Valentino. San Valentino c'è chi va in discoteca, c'è chi va in birreria, c'è chi va con la... E c'è chi va in cimitero. E c'è chi va al cimitero. Vabbè, a parte questo, insomma, che è un dettaglio, anche se insomma abbastanza sostanzioso, non trascurabile, siamo andati appunto con Dida al cimitero di Mezzato, un vecchio cimitero che risale a qualche secolo fa, insomma, adesso non ricordo con esattezza, ma sì, no, è un cimitero vecchio. È un cimitero molto vecchio, è un fazzolettino proprio piccolo, sono pochi metri quadrati, ma che insomma è stato interessante andarci, soprattutto con persone serie come Dida, quindi fa doppiamente piacere la cosa. E per quello che riguarda l'analisi, ragazzi, non abbiamo trovato tantissimo. Certo è che quel poco che abbiamo trovato è stato assolutamente interessante. Sì. Allora, partiamo dal presupposto che abbiamo portato gli strumenti che di solito non usiamo, per il semplice motivo che eravamo a un passo dall'aeroporto di Linate, vicino a una strada molto trafficata, anche se comunque era notte, e quindi insomma quelli che erano le nostre antenne, seppur tirate su, potevano trarci in inganno. Allora ci siamo fatti aiutare dai vecchi arnesi del mestiere. Sì. E proprio quelli ci hanno dato soddisfazione, almeno quello, cioè il nostro. Eravamo muniti del nostro K2, di quello di Dida e dell'RF che è stato tirato fuori in un secondo momento, e poi del misuratore di pressione, di temperatura e poi della termica, insomma. Quindi avevamo diversi strumenti. E il K2 nostro, ragazzi, ha cominciato a brillare da quando siamo entrati, avete visto nel video di lunedì, fino a che ce ne stavamo andando. E strano a dirsi il nostro, perché quello di Dida è rimasto assolutamente immobile, quindi se si potesse dire che c'erano interferenze, sì, ok, ce ne saranno anche state, ma perché solo con noi? Ma Dida ha dato una versione abbastanza romanzata, come direbbe il nostro amico Christian, che la presunta entità voleva solo colloquiare con noi. La cosa, ripeto, potrebbe essere fare anche sorridere, però insomma tutto fa pensare che poteva potenzialmente essere così. Sì, effettivamente sì, perché avere risposte solamente sul nostro K2 e nulla su quello di Dida è stato veramente strano. E poi con questa frequenza che abbiamo calcolato. Ma hai tolto la cosa che dovevo dire, perché volevo fargli un bel cappello. Ok. No, vabbè, a parte questo, che adesso lo diciamo subito, ecco, poi il K2 ha brillato anche quando io e Lara ci siamo allontanati dalla tomba, da dove ci siamo soffermati per quasi tutta l'ispezione, e ha brillato anche lì, cosa che non ha fatto Dida, cosa che non ha fatto l'RF di Dida e nient'altro, insomma. Quindi il K2 si è comportato in modo anomalo, e torno a ripetere, il nostro. E quando siamo usciti e siamo andati nel parcheggio, abbiamo voluto riaccenderlo e riprovare. Eravamo in un parcheggio vicino a dei condomini, oltre ad essere vicini all'aeroporto e quant'altro, perché eravamo lì a un centinaio di metri scarsi dal cimitero. Il K2 non si è mosso, il K2 è rimasto fermo. E tenete conto che il parcheggio, da dove avete visto abbiamo fatto la prova finale proprio per chiudere il cerchio, era veramente a 50 metri da dei condomini, quindi wifi, televisioni, di tutto, perché non erano le 2 di notte, quindi la gente o navigava su internet o si guardava la televisione, quindi non era alle 3 di mattina, insomma, ecco.
Quindi ecco, questa semmai è una cosa ancora più strana. Ma la cosa stranissima, ragazzi, fatemela passare per cosa veramente assurda, almeno a me ha colpito molto questa cosa. Poi diremo una cosa che ci ha detto una nostra segnalina e un nostro segnalino, non so se ti ricordi, a Lucca. Vabbè, Lara non si ricorda, sì. Adesso sì. Aspetta, ok, sì. Allora, la cosa strana era il K2 che brillava a intervalli di 7-8 secondi a brillata, diciamo, ecco, ogni 7 secondi brillava, e questo numero 7 l'ha notato Dida, perché ha cominciato a contare, diceva: ma ragazzi, avete sentito, cioè avete visto che aveva una cadenza. Effettivamente sta cadenza c'era, se non era 7 al settimo secondo spaccato era 7,20, 7,5, 8, insomma, tra il 7 e l'8, tra il 7 e l'8, e questa cosa è veramente parecchio anomala. Spiegarvi il perché no, non lo saprei spiegare. Sì, uno potrebbe pensare c'era un qualche strumentazione che interferiva, che aveva questa cadenza, e ci può stare, perché no? Però mi chiedo, perché solo sul nostro K2? Esatto. La versione che ci ha dato un nostro segnalino, che è prezioso, perché è stato prezioso veramente, ci ha fatto riflettere, perché lui adesso non vorrei dire una panzanata, ma mi sembra che abbia lavorato in una zona radar, in un radarista, qualcosa del genere, ecco. E lui ha fatto presente che potrebbe proprio essere un radar che gira, considerato che eravamo vicini a Linate, all'aeroporto. Ecco, fate conto, adesso io non so quanto un radar ci metta a girare su se stesso, perché non sono un esperto, però effettivamente poteva far sembrare questo. Potrebbe essere questa, però ritorniamo da capo. Perché solo il nostro e non l'altro? Esatto. Perché se era un'interferenza radar doveva influire su tutta la strumentazione, certo. E il K2, sia il nostro che quello di Dida, avrebbero dovuto illuminarsi a go-go. Sì. Ma quello di Dida no. E poi torno a ripetere, quando siamo andati nel parcheggio il radar non era così lontano. No, assolutamente. Quindi veramente ci sono tante scuole di pensiero tra di noi team, e anche con Dida e anche con Sauro, che ringraziamo di questa sua dritta. Ci sono tante scuole di pensiero, però effettivamente, siccome si tratta il paranormale, ma non lo è, allora a questo punto ci facciamo più di una domanda. Archiviato il discorso K2, RF e compagnia cantante, la termica, allora Lara è di una scuola di pensiero anche qua. Lei dice che potrebbe essere un accumulo di calore quando passava su determinate zone del muro muro del cimitero. Però io mi sento di contraddirla, perché comunque eravamo in una situazione a 2-3 gradi sotto zero, quindi anche se avesse fatto una giornata caldissima, comunque a distanza di così tante ore dal tramonto i muri si sarebbero congelati. Magari determinati materiali, mattoni piuttosto che il cemento, accumulano calore in maniera diversa rispetto ad altri. Non lo sappiamo, siamo inesperti anche in questo senso. Infatti io penso che il ghost hunter, passatemi questo termine, è semplicemente un appassionato, perché poi le risposte non le ha il CICAP, figuriamoci noi. Quindi non possiamo pretendere di insegnare niente a nessuno. Rileviamo delle anomalie, delle discordanze, esatto, che proponiamo, che poi cerchiamo di darci delle risposte fin dove riusciamo, dove si riesce. Poi, detto questo, ragazzi, un sospiro abbastanza evidente, 2 parole che si sono sentite che sembrava arrivassero da fuori, ma non c'era nessuno, eravamo da soli, quindi si sentivano delle voci in lontananza, e poi una sorta di un rumore che sembrava quasi un TikTok, anche se non era un TikTok, insomma, comunque un rumore con 2 tonalità diverse, insomma, che si sono ripetute a distanza l'una dall'altra di pochi istanti. Per il resto, ragazzi, vi rimandiamo comunque al video di Dida, che ha già pubblicato questa ispezione, per cui insomma lei è il nostro altro occhio, no? Certo, per capire l'altra prospettiva. Versione. Ecco, per capire cosa c'è successo al cimitero. Il Tascam non ha rilevato nulla, se non i rumori che c'erano sul posto, ovviamente gli aerei che passavano, e quelli li avete sentiti comunque anche voi, le macchine che passavano, noi che pestavamo le foglie secche, e il nostro parlare, il nostro magari soffiarsi il naso perché faceva freddo,
e i nostri sospiri, i nostri bisbigli, perché cercavamo non di urlare, eravamo sempre insomma in un luogo, in un cimitero e comunque vicino alle case, ma niente di rilevante, niente di rilevante. Bene, quindi altro non sappiamo che dire. Comunque ringraziamo ancora Dida, è stata una bellissima esperienza, che spero di poter ripeterla nel più breve tempo possibile, perché ci è piaciuto lavorare con Dida, e non è da escludere magari che un giorno si ritorni lì per verificare se questo 7 esatto, è un numero non si speciale. Ripeta. No, effettivamente sì. Benissimo, se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto quello dell'ispezione, lasciate un like, condividetelo e parlate bene o parlate male, purché se ne parli. Alla prossima. Ciao. Ciao.